Benvenuti! Siete pronti per un piccolo viaggio nel tempo? Oggi andremo a scoprire come siamo passati da semplici righe di codice a intelligenze artificiali quasi indistinguibili da un essere umano. Esatto, parleremo dell'incredibile evoluzione dei chatbot. Parole profonde, quasi poetiche, vero? Beh, e se vi dicessi che a scriverle non è stato un poeta, ma un'intelligenza artificiale? Ecco, questo è il punto a cui siamo arrivati oggi. Sembra davvero una specie di magia, non trovate? Ma come ogni grande magia, ha una storia alle spalle. Da dove arriva questa tecnologia? Com'è nato tutto questo? Beh, è quello che stiamo per scoprire insieme. Per capire davvero il presente e immaginare il futuro, dobbiamo fare un passo indietro, anzi, un bel salto indietro nel tempo. Partiamo proprio dagli inizi, dalle primissime conversazioni, quasi umane. Ok, la nostra macchina del tempo ci porta dritti al 1966. Immaginatevi la scena. Niente internet come lo conosciamo, niente smartphone. Ci troviamo in uno dei tempi della tecnologia mondiale, il MIT, il Massachusetts Institute of Technology. Ed è proprio qui che incontriamo il pioniere di questa storia, un programma che ha dato il via a tutto quanto, creando un'illusione così potente da lasciare a bocca aperta persino il suo stesso creatore. Il suo nome era Elisa. Allora, chi era questa Eliza? Creata da un certo Joseph Weizenbaum, il nome è un omaggio a Elisa Doolittle, la protagonista del Pigmalione a cui viene insegnato a parlare. Un nome perfetto, direi. Lo script più famoso, chiamato Doctor, era geniale nella sua semplicità. Non pretendeva di essere un vero medico, ma faceva la parodia di uno psicoterapeuta. Il colpo di genio? Non doveva sapere nulla del mondo, le bastava rigirare le frasi di chi le scriveva. E come ci riusciva? Il suo segreto era una tecnica piuttosto semplice, chiamata pattern matching. In pratica, Eliza non capiva assolutamente nulla, zero. Si limitava a scansionare il testo, cercare delle parole chiave e rispondere con una frase preconfezionata. Un trucco, certo, ma un trucco che funzionava alla grande. E questo esempio lo dimostra perfettamente. Se un utente scriveva una frase come «mio padre mi odia», Eliza non analizzava il sentimento, notava la parola chiave «padre», la collegava all'argomento famiglia e rispondeva con una domanda generica. Semplice, ma incredibilmente efficace nel dare l'illusione di una conversazione. Questa illusione si rivelò così potente da generare un fenomeno psicologico inaspettato, che oggi ha un nome preciso, l'effetto Eliza. È la nostra tendenza, tutta umana, a proiettare intelligenza e persino sentimenti su un programma, anche quando sappiamo benissimo che dall'altra parte non c'è nessuno. Pensate che lo stesso Weizenbaum rimase scioccato da questa reazione. Questa sua citazione è emblematica. Si racconta persino un aneddoto incredibile. La sua segretaria, dopo aver provato il programma per pochi minuti, gli chiese di uscire dalla stanza per poter parlare in privato con Elisa. Pazzesco, vero? Dopo l'entusiasmo iniziale per Eliza, uno si aspetterebbe un'esplosione di questa tecnologia. E invece no. Per decenni i progressi sono stati lenti, costanti, ma sono rimasti confinati nei laboratori di ricerca, lontanissimo dagli occhi del grande pubblico. Diamo un'occhiata veloce ad alcune tappe fondamentali di questo lungo periodo. Dopo Eliza abbiamo avuto Parry, che simulava un paziente paranoico e riuscì a ingannare persino degli psicologi. Poi ALICE, che ha reso le conversazioni più complesse. E forse qualcuno si ricorda di Smarter Child su IOL. Ecco, quello è stato un po' l'antenato degli assistenti che usiamo oggi. E così, dopo decenni di lento progresso, arriviamo agli anni 2010. E qui, la musica cambia completamente. I chatbot escono finalmente dai laboratori e ci entrano letteralmente in tasca. Benvenuti nell'era degli assistenti vocali. Quella degli anni 2010 è stata un'esplosione vera e propria. Nel 2010 Apple lancia Siri ed è una rivoluzione culturale. Improvvisamente tutti potevamo parlare con il nostro telefono. A ruota sono arrivati Google Now, poi Amazon con Alexa e Microsoft con Cortana. Era iniziata la gara. Ma cos'era cambiato a livello tecnologico per rendere tutto questo possibile? Semplice, siamo passati dal trucchetto del pattern matching di Elisa a tecnologie infinitamente più complesse, come l'elaborazione del linguaggio naturale, l'NLP e il machine learning. I programmi ora non si limitavano più a riconoscere parole, ma iniziavano davvero a capire il contesto. E questo percorso, decennio dopo decennio, ci porta dritti ai giorni nostri. Tutto quello che è venuto prima è stata una preparazione per questo momento. Quel futuro che per tanto tempo abbiamo solo immaginato, in un certo senso è arrivato.
Se vogliamo riassumere tutto il nostro viaggio, questa tabella è perfetta. Ci sono state 3 grandi ere, quella pionieristica, di Eliza e del pattern matching, poi l'era degli assistenti, con Siri come protagonista, basata su NLP e machine learning, e infine l'era attuale, quella generativa, dominata dai cosiddetti large language models e con un nome su tutti, ChatGPT. L'arrivo di ChatGPT alla fine del 2022 è stato un vero e proprio spartiacque. Ha fatto una cosa semplicissima e rivoluzionaria. Ha reso questa potentissima tecnologia accessibile a chiunque avesse una connessione internet, scatenando una rivoluzione culturale e tecnologica che stiamo ancora vivendo. E così, in poco più di mezzo secolo, siamo passati da un semplice trucco di programmazione a un'intelligenza artificiale capace di scrivere, creare, ragionare. Questo ci porta a una domanda finale che cambia completamente la prospettiva. Non ci chiediamo più cosa possano fare i chatbot. La vera domanda, ora, è un'altra. Cosa possiamo fare noi insieme a loro? E con questa riflessione il nostro approfondimento di oggi si conclude. Grazie per averci seguito in questo viaggio, speriamo sia stato interessante e, come sempre, alla prossima!